Siamo arrivati alla fase conclusiva, questo è il terzo e ultimo video che facciamo sul motore da endurance. Oggi, visto che ci sono 40 gradi e dove lavoriamo dentro di solito sotto al solaio si crepa, ci siamo messi all'aperto e quindi siamo un pochettino tipo sfasciacarrozze, però il motore eccolo qui. Allora, adesso lo vedete assemblato, dobbiamo ancora mettere il cilindro e poi misureremo le fasi. Intanto così si presenta l'aspirazione a motore montato. E in fondo era quello che volevamo, cioè il foro punta molto al centro e speriamo che dia i risultati voluti. Adesso monteremo il cilindro, abbiamo verificato, abbiamo già fatto un falso montaggio poco fa perché l'altro kart era stato spianato. Questo è standard, quindi abbiamo dovuto fare una guarnizione più sottile per arrivare allo squish intorno a uno scarso. E adesso monteremo il cilindro, il quale è stato, come avete visto nel video a suo tempo fatto, alzato leggermente lo scarico e misureremo le fasi. Insomma, abbiamo misurato le fasi e abbiamo ottenuto 126 gradi di travaso, che in fondo era quella precedente, e poi 191 gradi di scarico in luogo dei precedenti 185-186. Facciamo vedere così, vi facciamo vedere come si presenta il movimento. Il rame, ovviamente adesso il pistone arriva a 0, però poi c'è lo spessore di 1 mm di rame che costituirà la banda di squish. Poi alla fine lo spessore di squish è esattamente questo, perché la testa pure è a 0. La testa è quella di prima con una camera di scoppio tipo toroidale. Un'ultima considerazione sulla forma dell'albero, perché adesso abbiamo fatto questa luce di emissione che punta verso il centro della camera di manovella, però anche con questa forma migliore è importante che l'albero sia tagliato, diciamo, sulla spalla corrispondente a quella di aspirazione nei motori a valvola, perché altrimenti gli starebbe davanti, ecco, vedete come si presenterebbe non tagliata, una spalla tonda. Quindi il passaggio sarebbe molto ridotto, invece in questa maniera è completamente diversa la cosa. Per quanto riguarda questo motore da endurance, i video illustrativi terminano qui, anche perché adesso si tratterà di operazioni di mero montaggio e noi abbiamo cercato di presentarvi quelli che per tanti sono i segreti. I segreti stanno tutti in quello che avete visto, cioè nella parte fluidodinamica e del manovellismo. Il resto si tratta di montare per bene quello che rimane. Il pacco lamellare abbiamo fatto vedere qual è, come è stato adattato, e quindi lo vedrete in pista poi. Speriamo che non vada male, anzi speriamo bene, ecco. Io Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.